Signore e signore, bentornate, benvenute, ben arrivate, ben atterrate a The Morning Rant / Technopills, lo show, il capolavoro, il viaggio, l'epopea, l'odissea nello strazio di Alex Racuglia, che sono io, mentre telecommuta da casa, dietro di me, verso l'ufficio che è dinanzi a me. In realtà dovrebbe essere dinanzi, un po' spostato di lì perché sto andando verso sud, while la direzione del punto, del target, oh porca puttana, cazzo fa sta gente qui? Vi mettete a raccogliere la spazzatura adesso? Sotto la pioggia? Sotto la chioggia? Vabbè, fa niente. Allora, a voi sembrerà pochissimo che è passato dall'ultima volta che ci siamo visti, ma insomma credo di aver registrato l'ultima volta almenamente 2 settimane fa, se non di più. E sono successe alcune cose e di conseguenza la puntata di oggi è una sorta di puntata in cui voglio raccontarvi un po' di cose che sono successe. Prima di tutto, tra l'ultima volta che ho registrato un video e oggi ho registrato 7 puntate di MDB Summer Radio on the road, MDB Summer Road, ovvero sia registrando in streaming, in diretta, una puntata di Summer Radio con anche la musica. Mancano solo gli applausi e poi siamo a posto. E funziona abbastanza bene, devo dire la verità, nonostante tutti i problemi del caso. Questa nuova interfaccia audio che ho comprato dal costo di 6,90 € mi funziona, sta funzionando anche adesso, perché adesso magicalmente sto utilizzando questa interfaccia per, chissà se si sente, per registrare sul telefono utilizzando l'USB-C, ma dato che è un'interfaccia che nonostante fossi convinto di averla comprata USB-C, mi è arrivato con l'USB normale, c'ho anche l'adattatore. Vabbè, sti grandissimi cazzi, la realtà è che sta funzionando, per cui per adesso va bene così. In più la qualità audio della registrazione dell'iPhone dovrebbe essere migliore, ma speriamo che vada tutto bene. Il VMeter mi dice che quando parlo si sente bene, quando non parlo si sente male. È un esperimento, se va bene bene, se non va bene vi beccate un sacco di pulizia dell'audio e sti grandissimi cavoli. Allora, come vi ho detto, una puntata un po' riassuntiva che riassume un po' quello che mi è successo nelle ultime 2 settimane. La cosa più rilevante è che è uscita ed è stata commercializzata Best Frame e sta andando malino, nel senso che se questo fosse il guadagno a regime, ma ne sarei anche contento. La realtà è che probabilmente ci sarà un calo. Nonostante la pubblicità, nonostante tutto, non è che se ne è stata fatta di tanta di pubblicità. Diciamo che gli americani non è che ci credessero, però si sono trovati una roba già pronta, va bene. Nessuno si è ancora lamentato degli N che hanno comprato l'app e che sono meno di 20, più di 10 ma meno di 20. Per cui va bene così. Non, devo essere sincero, non mi sono guardato neanche le metriche di quanti la lanciano o di quante volte viene lanciata al giorno. Va bene così, se già è iniziata la coda lunga, va bene. È un'applicazione di cui mi dimentico, però che mi ha insegnato diverse cose e di conseguenza va bene così. Poi, come vi ho detto, la trasmissione in streaming di MDB Summer Road, che devo dire che sta dando anche delle buone soddisfazioni, anche se ogni tanto rischio di fare degli frontali. Ma non perché guardi il computer, ma che perché veramente, cioè, concentrarsi tutto quanto messo insieme è un casino. Perché, vedete, quando io faccio Technopills e The Morning Grant, non è che devo preoccuparmi di pensare alle cose. Se devo fare una pausa, faccio la pausa, rimane il silenzio. Il silenzio viene tagliato automaticamente dalle mie app. Lì invece se sono in diretta devo parlare, di conseguenza è un po' un casino. No, in realtà poi ho anche le note dell'episodio sul telefono che guardo, che scorro guardamente o guardo scorramente, di conseguenza questa cosa mi incasinano un poco, però va bene così, dai. Ci si può fare la mano, ci si può fare anche il piede. Probabilmente la prossima volta metterò le note lì, qua di fianco, di diritto a me, in modo tale che non devo abbassare lo sguardo, ma devo solo spostare lo sguardo, che è un po' meglio quando devi comunque tenere sott'occhio la strada. Vabbè, questa è una cosa. Sto ritardando quando più possibile, anche se sono passati solo 4 minuti dalla partenza. Perché ho fatto questa strana? Perché ho fatto questa cagata infame? Perché parlavo con voi e non guardavo il telefono. No, in realtà il telefono voleva farmi prendere l'autostrada, ma siccome io sono pitocco e vorrei evitare, sto andando dritto di qui. Ma vabbè, ce la possiamo fare. Allora, sì, vorrei ritarare un pochettino l'ingresso del vero punto di svolta di questa applicazione, sì, di questa puntata, per fare almeno un minimo di pubblicità in modo tale da rimpinguare leggermente le casse di runtime. Un po' sporca sta cosa, vediamo se io passo in come si chiama? In benzina? Se dovrebbe smettere, probabilmente smette. Ah,
che palle. Ma un po' meglio? Sì. Ma sta macchina c'ha tutti i cazzi del mondo. Allora, dai, pubblicità e poi dopo iniziamo veramente al kernel della puntata. Allora, è successa una cosa, ne sono successe tante, ma ne è successa una in particolare. È un po' come immaginate di essere Thanos. Non so, avete visto quel film lì, Gli Avengeri? Un tizio che raccoglie tutte insomma, delle pietruzze di vetro, perché poi quando ne mette dentro l'ultima lui diventa fico. Immaginate che a un certo punto nella vostra vita mettete l'ultima pietra. Però in realtà credo che la vera similitudine con quello che mi è successo possa essere quella dell'arco di volta. Avete presente? La volta d'arco. Lo facevano i romani, facevano delle colonne di fianco, poi prendevano un cos di legno, lo costruivano a forma di arco e ci mettevano le pietre, e questo cose qui, se uno avesse tolto il supporto in legno, sarebbe crollato tutto. Però in realtà alla fine mettevano l'ultima pietra angolare, quella in mezzo, la cui pressione faceva ricadere la pressione su tutte le altre pietre della volta, toglievi il cos di legno e rimaneva su tutto. Cioè, credo che circa 3-4 giorni fa abbia vissuto un momento come questo, il momento dell'arco di volta, della pietra di Thanos, il momento in cui trovate la chiave di criptazione. Avete presente? C'è tutto caos, 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 poi mettete la chiave giusta e magicamente vedete tutto chiaro. Negli ultimi mesi, nonostante tutto, sono andato avanti a lavorare su Disk Content AI, però in maniera molto blanda. Quando è uscita l'app Best Frame, ho detto, e adesso è venuto il momento di finire quest'app. Vai, raccogli e finiscila. E avendo preso un po' di pausa nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, perché ero veramente preso tantissimo dal mio lavoro di regista, e a gennaio e metà febbraio, soprattutto gennaio, per finire Best Frame, diciamo che ho fatto qualche mese di pausa da This Content AI. Quando sono ritornato mi sono detto, oddio, che cazzo ho scritto qui? C'era roba vecchia e roba nuova, ma roba molto complicata. E credo che per certi versi io avessi sottovalutato alcuni problemi e sopravvalutato altri, soprattutto sopravvalutato alcuni problemi. Il primo grosso problema di questa applicazione è che ho iniziato a scriverla in Swift Data e poi ho fatto la downgrade a Core Data. E mi piace perché dico Swift Data e Core Data, decidiamoci, o Swift Data e Core Data o Swift Data e Core Data. Questo dipende molto da quale parte del mondo anglosassone si pronuncia, ma va bene così. Allora, ho ripreso in mano l'applicazione e mi sono reso conto che l'applicazione faceva un sacco di cose in più di quante ne dovesse fare, per un grosso problema. Allora, come vi ho raccontato nel passato, questa applicazione ha in realtà dentro di sé due applicazioni separate. Un'applicazione che è quella di catalogazione del disco, molto semplice. Prende tutti i file e se li salva. Si salva dei metadati di questi file. Mettiamo caso che avete un file nella cartella utenti /Alex Racuglia /desktop /pippo.txt. Ecco, vengono fatte delle analisi molto grossolane sul file, del tipo la data di modifica, la data di creazione, la dimensione, e viene salvato tutto il percorso. Cioè, viene salvato sia il nome, sia l'estensione separata, ma tutto il percorso del file, ok? In modo tale che se uno cerca desktop, trova questo file, perché cerca tutti i file che hanno dentro nel metadato il desktop. E la parte di file è abbastanza piccola come parte, perché consente di cercare i file per dimensione, consente di cercare i file solo cartelle, consente di cercare i file per nome del file o per path, e per la data di creazione o modifica, anche specificando degli intervalli di tempo. Ok? E fin qui siamo tutti a posto. Mi sono scritto un micro framework proprio piccolissimo che consente di costruire dinamicamente le query al database, perché in Swift Data non si può fare, mentre in Core Data sì, e utilizzando una sintassi un po' meno di merda di quella dell'Objective-C, perché Core Data è talmente vecchio che la sintassi per il fetching è veramente quella di una volta. Cioè non ci possono essere delle stringhe dinamiche, per farvi capire. È una cosa complicata, ma va bene. Questa cosa è molto performante e funziona. Questa roba qui ha sempre funzionato, non ha mai dato nessun tipo di problema. Però l'applicazione ha una seconda applicazione dentro di sé, che è un'applicazione che classifica in maniera completamente abbastanza diversa i dati di carattere media. Immagini, cioè foto, immagini, video e audio, ok? E su questi si possono fare l'applicazione fa un sacco di interrogazioni sulla natura come si chiama?
dei media, cioè nel senso, oltre a tutte le informazioni del file, su un file fotografico ti può dire la risoluzione della foto, ti può dire i colori dominanti della foto, ti può dire in quale località è stato scattato. Poi non ho ancora specificato eventuali altri metadati tipo l'apertura dell'obiettivo, perché non interessa. Ti permette di fare analisi con l'intelligenza artificiale sul contenuto della foto, cioè se voi guardaste questa immagine vedreste un adulto in un'automobile, probabilmente scriverebbe barba, eccetera, eccetera. Cioè ci sono un po' di parametri di classificazione e l'applicazione fa anche la classificazione per il framing, cioè quello che state vedendo è un primo piano, una mezza figura, una figura, un campo lungo. Ok? Questo per la parte audio, per la parte fotografica. Per il video fa la stessa cosa, ma ci aggiunge anche la possibilità di specificare la durata, minima o massima a questo punto, e se c'è una colonna sonora anche identificare il genere musicale della colonna sonora. Capite che c'è un sacco di lavoro in più, è tutta un'altra applicazione. E naturalmente io dovevo, ed era giusto così, tenere linkati tra loro i file che sono stati scansionati, cioè il primo database, e questo è un altro database che è il database dei media. Tra l'altro c'è l'applicazione, si salva anche una preview, per cui potete vedere una preview della fotografia o del video o dell'audio. È una figata sta cosa, anche se l'hard disk che è stato scansionato non è connesso. Bomba! Quando ho sviluppato la prima parte praticamente scansiona un disk tipo l'hard disk del computer Macintosh HD, tirando fuori tipo 200.000 file, perché anche eliminando tutta la parte di libreria di sistema, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque gli hard disk di boot sono pieni di roba e la scansione viene fatta in 4-5 minuti sul mio MacBook Pro M1 Pro di SSD. E il salvataggio dei record come avviene? Per motivi di performance, Chordata comunque non è asincrono, ma è un po' asincrono, mettiamola così. Non è proprio vero quello che vi sto dicendo, ma prendetelo con le molle. Vuol dire che il salvataggio dei dati, cioè scrivere dei dati CRUD, read, create, read, update, delete, il salvataggio dei dati impiega un certo tempo. Ora, se voi acquisite 200.000 file e dovete scrivere 200.000 record, se scrivete 200.000 record uno alla volta, non vi passa più. Non dico che ce ne mette uno al secondo, ma anche se ce ne mettesse uno 10 al secondo, e secondo me è una stima anche ottimistica, 10 al secondo significa 20.000 secondi. 20.000 secondi sono qualcosa come 14 ore, 15 ore, soltanto per segnare dei file. Cosa si fa in questi casi? Si fa la scrittura batch. In pratica si n oggetti, dove è nell'ordine delle migliaia, e a un certo punto si dice ok, salvameli tutti insieme. Questa cosa qua impiega pochissimo, impiega sempre un decimo di secondo, forse un secondo, mettiamola così, però l'ordine di grandezza è questo. Per cui i 20.000 file, se diventano 200 secondi, diventa il salvataggio una cosa relativamente breve, ok? Qualcosa nell'ordine di qualche minuto. E per mia comodità ho visto che un giusto bilanciamento è salvare 1.000 file alla volta, 1.000 record alla volta. È un giusto bilanciamento tra tempo, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa va bene. Per il primo database, il database dei file, ok? Che ti dà soltanto le informazioni basilari del file. Poi ci sono un sacco di altre informazioni, però non sono importantissime per quello che diciamo noi. Diciamo che il numero di campi di questo database, di questa tabella, è nell'ordine dei 25, forse 25-30, 25, ecco. Discorso diverso quello dei media. La tabella ha circa 50 campi e perché ci sono un sacco di informazioni che possono anche non esserci, tipo se c'è un file immagine non c'è la preview dell'audio, non ci sono i generi musicali, però diciamo che ci sono un po' di informazioni salvate. Io quando ho scritto questo database ab origine avevo paura di avere lo stesso problema, cioè di salvare i file, i record troppo velocemente e così di avere un sacco di ritardi, ok? Allora, su un hard disk da 100.000 file, vuoto per pieno, a casa mia ci sono 20.000 media, cioè diciamo che il 20-25% dei miei hard disk, che io faccio questo mestiere, è composto da media. Per cui diciamo un hard disk da 100.000 file a 20, facciamo che ne abbia 20.000 file di tipo media, per cui già in questo caso 20.000 per 0,1 secondi sarebbero 2.000 secondi, uno perde
una quarantina di minuti soltanto per il salvataggio, che non sono pochi, ma non sono neanche tanti, perché la maggior parte del tempo di elaborazione deriva dall'identificazione di dei metadati dei media. Allora mi sono detto, dobbiamo raggruppare questa cosa qui. Questo è stato il mio più grandissimo errore, ab origine. Pubblicità. Perché è stato un grandissimo errore? Perché diciamo che ho sopravvalutato un problema e di conseguenza mi sono sbattuto la testa tantissimo per fare delle cose. La prima cosa che facevo nella primissima versione una delle prime versioni di questo database, non solo il database sottostante, ma del guscio che ci sta sopra, che gestisce il modo con cui i dati vengono salvati, consentendo anche l'accesso concorrente, cioè questa roba qua è multithreaded safe, ma di brutto, cioè un lavoro pazzesco. Ho imparato tantissimo sul multithreading durante lo sviluppo di questa applicazione, ma proprio c'è un salto quantico per me. Non mi venite a dire se potevo usare gli actor? No, era assolutamente non performante, ma il tipo 10 volte più lento, soprattutto in fase di query, di fetching, per cui non mi rompete il cazzo. Questa la racconto in maniera molto all'acqua di rose per far capire qual è il percorso che mi ha fatto arrivare fino a qui. Allora, nella primissima versione io facevo questa cosa, creavo un'entità, cioè un oggetto, senza ancora salvarlo, anzi no, inizialmente la salvavo in qualche modo e ci salvavo soltanto dentro i metadati, il path, la data di creazione, cioè le cose che già sapevo di questo file. Rileggere questo dato nel momento in cui facevo l'acquisizione vera e propria, cioè e a questo punto salvavo tutte le informazioni, quando avevo un certo numero di media, salvavo tutto nel database. Questo era un overhead del cazzo, che mi sembrava sensato ab origine, probabilmente lo era sensato quando utilizzavo Swift Data, però è diventato veramente complicato. Ho fatto diverse iterazioni, l'ultima nuova iterazione è molto semplice. Creo questo oggetto e lo salvo direttamente. Ma come faccio a salvarlo direttamente? Visto che questi sono oggetti salvabili, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono creato una struttura, una struct identica all'oggetto, ci salvo tutte le informazioni lì in maniera molto dinamica, molto veloce. Quando tutto è pronto, cosa fai? Raccoglie. Mi sono creato una pipeline interna molto semplice. Praticamente ogni volta che viene creato un nuovo oggetto, viene messo in una sorta di pipeline che viene anche salvata su disco, perché questi oggetti sono codable, cioè sono strutturabili, e viene creato un JSON con dentro tutto, anche le preview che possono occupare anche 100k, 150k come dati puri. E questo JSON viene salvato in maniera asincrona e in maniera thread safe, cioè se uno sta salvando, si aspetta che sta salvando prima di salvarlo ancora. Se uno sta accedendo al coso, lo mette in coda. È molto, molto, molto efficiente. A questo punto c'è un processo demone che gira in background che a intervalli regolari molto veloci si legge sto file, se non ce l'ha in memoria se lo legge, perché così posso evitare lo stesso problema anche se spengo il computer, perché questi dati sono già salvati. Ok? È bellissima sta cosa qui, signori, è una cosa veramente fuori di testa. Prendo questi dati e creo un batch, cioè un gruppo di salvataggio messi insieme, che di solito ha 10, 20, 50 record. Ma l'ordine di grandezza è questo, pochi. Quando finite di salvare, ricomincia ad aspettare qualche secondo per poi ricominciare. In pratica, soltanto questo nucleo qui si occupa di accedere al database per salvare. Tutto il resto dell'analisi viene fatta in maniera piuttosto indipendente, accedendo a questa struttura intermedia. Io butto sta robe dentro sta scatola nera. Poi la scatola nera che si arrangia a capire, questa scatola chiusa, è questa scatola chiusa che si occupa di effettuare il salvataggio in maniera completamente indipendente. Ok? E oltre al fatto che l'analisi dei media è un'analisi molto complicata. La prima cosa che faccio è che se io prendo un filmato, un MOV da un'ora, vengono fatte alcune analisi, viene fatta l'analisi di alcune parti, viene splittata la traccia audio per fare l'analisi del genere, viene caricata un'immagine per fare l'analisi dei contenuti, insomma c'è un sacco di cose che vengono fatte. Ecco, l'analisi di un singolo media può prendere meno di un secondo per una JPEG molto piccola, come anche 45-50 secondi o anche 2 minuti, 3 minuti, 2 minuti di solito, per un file video molto complesso. Ora, la media del tempo di elaborazione è nell'ordine di 5-6 secondi per un media.
Ma non avevi detto che era mezzo secondo? Aspettate. 5-6 secondi per un media, cosa vuol dire? Vuol dire che, mettiamo che sono 5 secondi, io devo acquisire 10.000 media, sono 50.000 secondi. 50.000 secondi, vediamo quanto sono. 50.000 diviso 24. Sono, sì, 50.000 diviso 3.600, scusate. Sono 13 ore per 10.000 file. Un po' tantini, no? Se ne avete 20.000 sono 2 giorni, è un giorno, più di un giorno. Allora io cosa ho fatto? Mi sono inventato il modo di parallelizzare queste cose. Io prendo tutte le cose che devo acquisire, le metto in una lista mia e prendo la prima e comincio a elaborarla. Ho abbastanza thread liberi, prendo anche la seconda. Ho abbastanza thread liberi, prendo la terza, così. Finché non ho saturato il numero di thread che mi sono prefissato o la CPU è arrivata a tappo. E uno dei grossi problemi di questa cosa qui è che sugli SSD sta roba qui può tranquillamente prendere molte più risorse di quante sono a disposizione, tipo arrivare anche a 20 thread se ho 10 core, perché la macchina ha 10 core, la mia macchina, il mio Mac. Sugli hard disk non a stato solido ma a piatto rotante, questa cosa qua cala drasticamente perché si passerebbe più tempo ad aspettare che la testina di lettura si posiziona nel punto per poi leggerlo, leggere i dati piuttosto che elaborarli. Ok, per cui diciamo che ho questa cosa per cui suggerisco sul tuo hard disk principale vai, non ti mettere nessun problema, sugli hard disk esterni, gli SSD esterni connessi, che ne so, in USB 3, puoi andare a 10 core su 10, su un hard disk esterno a piatti rotanti vai a 4 core, perché più di tanto diventa controproducente, ci metti più tempo a leggere, di conseguenza passa più tempo a spostare la testina che a fare cose. Tutto questo lavoro di parallelizzazione è tale per cui mediamente poi vuoto per pieno su un SSD il tempo di acquisizione di un media è di 0,85-0,9 secondi, su un disco esterno è 1,3-1,4. Ok? E tutta questa cosa qui più o meno andava, però avevo un grosso problema, che vi racconterò dopo lo spot. A me fa ridere perché se vi racconto queste cose, probabilmente sono cose che sono successe nel corso di anni, nel corso comunque degli ultimi mesi. Sì, ma ragazzi, ma possiamo superarlo, non è che è lì ed è bloccato qui, non puoi passare, cioè sta solo buttando via la spazzatura. Dio bonus, il camion della spazzatura, quanto mi stanno sul cazzo la scazzatura? Vabbè, allora, dato che ho due tabelle diverse, anzi due database diverse, perché avendo due database diversi è molto più facile accedervi contemporaneamente, questa cosa era molto più vera prima quando avevo Swift Data, adesso un po' meno vera, ma comunque va abbastanza vera, faceva sì che io dovessi comunque sincronizzarli tra loro. Come funziona? Allora, quando io acquisisco un file, la prima fase è sempre quella di acquisizione dei file, gli assegno un numero univoco. Praticamente io ho un intero a 64 bit che viene aggiornato di volta in volta, per cui diciamo che ho questi mille miliardi di possibilità, per cui non è un grosso problema, ci aggiungo un numero ogni volta. Per cui a ogni volta che c'è un file che viene letto, gli si assegna un numero, ok? Quando a un certo punto devo scansionare i media, io cosa faccio? Prendo tutti i file del disco che ho appena scansionato, cerco quelli che hanno un'estensione che è compatibile con i media, che io so leggere, .wav per l'audio, .mp4 per il video, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che ho una 25 estensioni che tratto e faccio questo subset e allora per ognuno di questi creo tutto il sistema di acquisizione dei metadati dei media e assegno a questo record lo stesso ID, cioè il numero che gli assegnavo prima come file, glielo assegno come media. E fin qui siamo a posto, per cui le due cose sono collegate. Però c'è un grosso problema. Fino adesso tutta questa roba qui funziona, non ha mai avuto grossi problemi. Il grosso problema ce l'ho avuto quando dovevo fare la rilettura. Perché magari avete un hard disk esterno che usate solo come backup ed è lì da 3 anni e non ci aggiungete niente perché non c'è più spazio. Allora acquisite le robe, fate sta scansione, basta, non lo toccate più. Se però avete un hard disk come il mio, che è un hard disk esterno ma che è continuamente dinamicamente aggiornato, o anche l'hard disk principale del computer, se rifate la scansione del disco di base per tirare fuori i file prende qualche minuto, ma la scansione dei media prende ore, tante ore. E tendenzialmente se su un disco non avete cambiato quasi niente, riacquisire i media è una grandissima perdita di tempo, tanto perdita di tempo. Perché io ho lavorato tantissimo per far sì che lo stesso media non venisse acquisito 2 volte. Perché? Perché
che cacchio c'è così, dato che il tempo di acquisizione medio di un media è di 1 secondo, va bene, ma in realtà internamente il media potrebbe prendere anche 50-100 secondi per essere acquisito, ok? E risparmiare 100 secondi sul 90% dei media, perché il 90% sono quelli di prima, cazzo va bene. Allora, la mia idea era molto semplice. Io quando rifaccio la scansione del disco, cioè io cancello i dati precedenti e ci carico quelli nuovi, perché è una cosa relativamente veloce. Non vado lì a controllare la preesistenza di qualcosa. Riassegno dei numeri nuovi. Quello che faccio è controllare per tutti i file media se avevo già delle informazioni. Come faccio? Mi sono creato una sorta di index hash, che non è una vera e propria hash del file. È una hash che tiene conto del nome del file, del path intero, della data di creazione e della data di modifica, e così facendo essenzialmente, e della dimensione. Così facendo è molto probabile che uno stesso file media che sta in una cartella, che è stata salvata nello stesso istante, che è stata salvata in 2 istanti diversi, cioè è difficile di avere 2 file diversi che hanno lo stesso nome, la stessa posizione, stessa data di creazione, stessa data di modifica e stessa dimensione al byte. Per cui questo identificativo è molto veloce da creare e me lo salvo. Per cui quando devo fare una scansione nuova dei media, io carico questi ID. Per ognuno di questi vado a vedere se c'è già nei media. Se c'è già, aggiorno il numero col nuovo numero che ho messo nel file, ok? Se non c'è già, allora questo è un media da acquisire. Alla fine di questo passaggio, tutti i media che non sono messi da acquisire, perché è tutti i media che non sono stati pairati, cioè nel senso accoppiati con un file, vengono cancellati, vuol dire che non ci sono più. E si parte all'acquisizione, ok? Per cui, altra informazione che io memorizzo è per tutti i file media c'è un booleano che mi dice è stato accoppiato, e per ogni media c'è un file, c'è un metadata che mi dice è stato accoppiato con un file. Tutte le cose che alla fine della scansione, dell'acquisizione, tutti i file media devono essere accoppiati a un file, e tutti i file che sono di tipo media devono essere accoppiati con un media. Ok? Ecco, fin qui questo è il modus di funzionare. Ho avuto un problema e ho fatto questo cambio radicale di modus operandi utilizzando questa struttura intermedia che andava a salvare in locale per poi andare a salvare i file definitivi, cioè le informazioni definitive sui media in maniera asincrona dall'acquisizione dei metadati, e mi funzionava abbastanza bene, ma al momento della riscansione, ok, riscansioniamo un disco, cancellava tutto o manteneva 3 file. Cioè immaginatevi che avete acquisito il vostro hard disk esterno su cui fate tutte le cose, che ha tipo 20.000 file media. La scansione si prende 2 minuti. La scansione dei media ci prende 4 ore, 5 ore a seconda. La prima volta. La seconda volta magari ce ne prende di meno, però cancella tutto. Cazzo, no, cazzo. Ed era così, è andato avanti così per un mese, quando poi ho capito il problema. Il problema è che questa applicazione è stata riscritta tante volte, e uno dei controlli che facevo a valle della scansione era di andare a cancellare tutti i record media che non avessero un corrispettivo nei file, perché avevo un campo diverso che era lì dalla primissima versione che mi diceva il media è stato inizialmente creato e dopo acquisito, perché prima creavo il media, poi acquisivo i metadati e li salvavo. A quel punto salvavo dicendo che il media è stato salvato. Adesso ho un approccio diverso, cancellato sto campo, ho un approccio diverso che mi dice quando il record è stato creato. Vuol dire che io ogni volta che salvo un record cambio questa data di modifica, sia per i file che per i media. In questo caso, che se io rifaccio una scansione o continuo una scansione precedente, ho come riferimento il timestamp della scansione stessa, per cui tutto quello che prima di questa scansione va ricontrollato. Tutto quello che viene dopo vuol dire che l'ho già fatto. È praticamente automatica sta roba. Ecco, il fatto di aver lasciato dentro questo vecchio campo che non serve più un cazzo, infatti dovrei cancellarlo, dal database, e di averlo controllato in questo Moloch gigantesco che è l'elaborazione concorrente di tutti i media, faceva sì che cancellassi tutto. E a un certo punto ho detto, cazzo, ma io sto roba qui non lo uso più. Ho cancellato la chiamata, non ho cancellato ancora il campo, perché è il problema di Swift Data che si accede ai campi mediante una stringa e non mediante un enumeratore. Dovrei mettermi anche a fare un enumeratore, ma con calma. Fatta sta roba qui,
ha cominciato a funzionare tutto, ma tutto, anche cose che non funzionavano prima, anche l'elaborazione in background della dimensione delle cartelle, tutto ha cominciato a funzionare. Cioè questa applicazione di colpo è diventata solida. Che cazzo vuol dire? Vuol dire che hai finito Discontent? Non lo so. Però la cosa interessante è che, avendo passato tanto tempo lontano da Discontent, mi sta facendo vedere parti dell'applicazione che prima non riuscivo a vedere. Credo che dipendesse anche dal fatto che ero molto stanco, mentre in questi ultimi giorni sono piuttosto tranquillo. Ma la vera verità è che sto vedendo un sacco di colli di bottiglia, li sto capendo come dicendo: "Cacchio, ma è vero, cioè c'era questa roba qua, c'era questo accesso concorrente, le 2 cose andavano e cozzavano e ci metteva tanto tempo", e così anche una cosa che veniva richiesta in background andava a fermare il foreground e di conseguenza l'applicazione stallava. E sto vedendo un sacco di queste cose, migliorando un sacco di glitch dell'interfaccia e di funzionalità. Cioè l'esperienza utente mi sta iniziando a piacere. Ultima cosa, ed è una cosa grafica, una cosa a cui non so perché non avessi pensato. C'era una cosa che non mi piaceva dell'applicazione. L'applicazione aveva questo limite. Nel senso, l'applicazione ti mette a sinistra l'elenco dei drive e al centro tutto quello che ci puoi fare. E quando l'elenco dei drive è con delle icone, con dei box col nome e l'icona del drive, sì, effettivamente andate, porca puttana, dai, cazzo, è ora. In grigio scuro, quando ci cliccate diventa grigio chiaro, in modo tale da sottolineare che è stata selezionata. Però anche un altro linguaggio, nel senso, volevo specificare che è possibile, io giro a destra perché non mi fido della sinistra stavolta, che non è una questione politica, è una questione, ma porco zio, e che adesso lì c'è un cazzo di camion della spazzatura, non vorrei fare un'altra coda. I dischi possono essere anche in diversi stati, non si sta facendo niente. Lo stato è: sto facendo la scansione dei file, di conseguenza non ci posso fare un cazzo, e avevo il background rosso, diciamo rosso al 50% dell'opacità, oppure sto scansionando i media, vuol dire non è ancora finita, avevo il background arancione al 50% dell'opacità. Quando faccio una richiesta, una ricerca, la ricerca viene fatta su tutti i drive. Se però io clicco su un drive, viene fatta soltanto su quel drive lì, e identificavo questa cosa specificandola in azzurro, con lo sfondo azzurro. Ecco, lo sfondo azzurro poteva anche funzionarmi, ma gli sfondi rosso e arancione poco saturo erano proprio brutti. E mi sono detto: ma perché invece di mettere lo sfondo non metti il contorno? Adesso semplicemente l'applicazione ti dice cosa sta succedendo a livello di scanning del drive con un bordo alto 1 pixel, che corrisponde a 2 pixel su display retina, dello stesso colore, cioè rosso se sta facendo la scansione dei media, arancione puro, cioè se non desaturato, se sta facendo la scansione, se rosso sta facendo la scansione dei file, arancione se sta facendo la scansione dei media, nessun bordo se non sta facendo una scansione. E cazzo, questa cosa qui ha reso l'interfaccia molto più bella da vedere, perché questi cazzo di colori, c'è un arancione scuro e marrone, ma quando cazzo mai puoi avere il colore marrone nell'interfaccia? Cioè io mi spavento come quando vedo questo qui che è un'auto marrone. Ma come cazzo fai a comprarti un'auto marrone? Cioè magari adesso tu che mi stai ascoltando o che mi stai vedendo hai l'auto marrone, hai tutti i tuoi motivi per avercela, ma dal mio punto di vista è: come cacchio fai a venderla una cazzo di auto marrone? Che cazzo te ne fai? È un colore completamente, vabbè, lo puoi associare a tutto, però marrone, e di conseguenza il marrone non mi piaceva nell'interfaccia, adesso non c'è più. Questo fottuto marrone non c'è più. Potrei anche pensare di sostituire l'arancione con il giallo. E funziona. Ma non ho finito qui. Perché io, per mie follie interne, per voler capire, mi sono fatto anche una classifica delle statistiche di quanto tempo ci metto ad acquisire un file, scoprendo che appunto i JPEG vengono acquisiti in meno di un secondo e a volte alcuni MP3 vengono acquisiti in 30 secondi, ok? E ho deciso di lasciare la possibilità all'utente di vederle queste cose qui, per cui con una combinazione di tasti, guardando nel menu finestre, puoi vedere che c'è questa visione delle statistiche. Non serve un cazzo, però è bella da vedere. Poi mi sono sviluppato tutto un sistema mio per capire come funzionava l'elaborazione parallela, e in modo tale che avessi a disposizione in fase di debug questa finestra che occupava metà parte dell'interfaccia
che mi diceva cosa stava facendo sui singoli file, in modo che avesse una sorta di feedback. Questa roba era soltanto di debug, naturalmente, però mi sono detto, ma perché non toglierla all'utente? Allora, ho tolto questa parte dall'interfaccia principale dell'applicazione, l'ho messa in una nuova finestra, ed è un tool. Non dico a nessuno che c'è sto tool, però magari faccio un video che lo spiega. E in questo tool faccio vedere l'elaborazione parallela di tutte le cose, in modo tale che si veda la quantità di cose che faccia l'applicazione. Ma non è una questione di marketing, è una questione di neanche di esperienza utente, beh, è una questione di bellezza. Questa applicazione fa delle cose che possono anche essere belle. Questa roba qui è bella, eh. Questa roba qui è bella, bella, bella. E tutte queste cose stanno migliorando l'esperienza utente, ma stanno migliorando anche la mia esperienza utente. Cioè, è come se per la prima volta, dopo aver preso questa pausa di distacco, e anche ci ho lavorato un po' a fatica durante ottobre, novembre, dicembre, ma ero stanco. Adesso che sono un po' più mentalmente riposato, magari emotivamente no, ma mentalmente riposato, vedo, ma magari sta roba qua invece di farla così, la facciamo così, ci metto anche poco a realizzare, a implementare sta cosa qui e questa cosa migliora. E ho deciso di scrivergli agli americani dicendo, io mi sento pronto. Anche perché poi se gli dico mi sento pronto per almeno 2 mesi non si va avanti e indietro. Però gli dico, facciamo un lancio soft, non rompiamo le palle a nessuno, non facciamo pubblicità, mettetelo in vendita e vediamo cosa succede. Cioè faccio io, soltanto io un po' di pubblicità all'applicazione e ho cambiato anche l'icona. Ho cambiato l'icona dell'applicazione, cazzo! E per la prima volta non mi dispiace questa icona. Cazzo, cioè, io non solo ho cambiato l'icona, ma ho cambiato anche il mio stile di icona. Visto che mettere dentro un hard disk, dentro il mio quadratino inclinato, non mi faceva impazzire. Non voglio dire che vedo la luce alla fine del tunnel, perché l'ho detto già talmente tante volte e tutte queste volte ho sempre sbagliato. Però questa volta sento un sapore diverso. Ok? È un sapore strano. Non è neanche un sapore di vittoria, perché veramente è un sapore strano. Non mi sento di aver finito questa applicazione. So che gli americani mi romperanno i coglioni a dismisura su un sacco di cose da modificare, ma l'esperienza d'uso dell'applicazione, anche solo per aver cambiato il bordo, mi sta facendo divertire di più. Per cui adesso zitti, zitti, zitti. Devo trovare parcheggio, non lo sto trovando, non so neanche dove andarlo a cercare. Sono non in ritardo di più, ma va bene così. Mm? Allora, dovrei aver terminato quello che devo dirvi. Credo di aver fatto una puntata molto lunga. Pensavo che sarebbe durata pochissimo, invece è bella bella lunga. Affari vostri. Tanto siete voi che mi guardate, che mi ascoltate. Che altro aggiungere? Vorrei ricordarvi che Technopills / The Morning Rant è un coso di Runtime Radio che mi sostiene nel momento del bisogno, cioè ogni giorno. È una cosa bella e sarebbe bello che per voi andare su runtimeradio.it e scoprire tutte le cose belle che facciamo, ma sicuramente già lo sapete. Vi ricordo che se vi è piaciuta sta roba qui potreste commentare il video, mettere like, condividerlo, ma ne dubito fortemente. E invece se avete ascoltato questa cosa in audio andate sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, il link sarà nelle note dell'episodio, e fare 2 chiacchiere tutti insieme. È un gruppo molto nerd, ma senza gente che rompe i coglioni. È un paradosso strano. Siamo 250 persone e tendenzialmente non si litiga mai, ma veramente mai. Se si litiga si fa una volta ogni 6 mesi e dopo ci si chiede scusa e si va a bere una birra tutti insieme. Per cui è quasi un paradosso. E niente, se vi state ascoltando in audio, sarebbe bello anche farla in video, ma non ho ancora trovato la quadra. In audio ci sarà il riassunto della puntata fatto dall'intelligenza artificiale ChatGPT, che è l'intelligenza artificiale più deficiente del mondo, ma essendo figa gli si perdona tutto. E sì, piacerebbe parcheggiare lì. Guarda, io adesso parcheggio qui alla facciazza tua, perché io sono io e voi non siete un cazzo. Madonna che manovra, Madonna che manovra. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Porca puttana, che strafica sei. Ma questa è una modella. Ma porca puttana che fica. Adesso, cioè, io di solito non uso la C, ma questa era fica forte. Dai, buon ascolto di quel che verrà. Ciao!